Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un pandoro sfogliato al profumo d'arancia e gocce di cioccolato. Prepareremo un piccolo preimpasto, lo lasceremo agire, attivarsi appena per 15 minuti. Prepareremo poi l'impasto unico del pandoro. Dopo qualche ora di lievitazione lo sfoglieremo insieme e poi aggiungeremo delle gocce di cioccolato. Il risultato vi lascerà davvero a bocca aperta. Non aggiungo altro, andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare il preimpasto. Il preimpasto lo prepareremo con latte, zucchero, lievito di birra e farina. Metà Manitoba con 15 g di proteine e metà 0 con 12 g di proteine. I pesi di tutti gli ingredienti li troverete in info box sotto il video. Zucchero e lievito sono ben sciolti e aggiungo la farina. Abbiamo creato una sorta di cremina, vedete? E questo è il nostro preimpasto, pronto. Ora andiamo a coprirlo semplicemente con la pellicola. E attendiamo che si attivi. Ci vorranno 15-20 minuti. Ora è il momento di preparare il vero e proprio impasto del pandoro. Per l'impasto abbiamo bisogno di 3 uova, farine miscelate metà 0, sempre con 12 g di proteine, e metà Manitoba con 15 g di proteine. Il lievitino, che come vedete si è ben attivato e ha quasi raddoppiato il suo volume, zucchero, burro, è già molto morbido, e aroma di arancia. Anche in questo caso tutte le quantità le troverete in info box sotto il video. Inizio a battere le uova in ciotola. Ora aggiungo subito lo zucchero e l'aroma di arancia e lavoro. E ora aggiungiamo il burro. Ora è il momento di aggiungere il lievitino. Guardate come si è ben attivato, vedete? È spumoso. E lo versiamo in ciotola. Ora versiamo circa metà della farina.
questo punto possiamo lasciare la frusta e andiamo a versare quasi tutta la farina. Lasceremo in ciotola circa 20 grammi. La farina in ciotola ci servirà per la lavorazione del nostro impasto sul banco. L'impasto comincia a prendere corpo, vedete? Quindi possiamo pulire la spatola perché non ci serve più. Spolveriamo farina sul piano di lavoro e ci versiamo l'impasto che inizieremo a lavorare a mano per una decina di minuti. L'impasto è molto morbido, ma deve essere così perché il pandoro dovrà essere super soffice. E noi ci siamo. Questo è il risultato del nostro impasto, un impasto molto morbido. Logicamente io l'ho lavorato a mano, se voi vorrete potrete lavorarlo in planetaria. Ora mettiamo l'impasto all'interno di una ciotola. Copro con pellicola e a una temperatura costante di 24-26 gradi lo lascio lievitare fino al raddoppio del suo volume. Dopo 3 ore di lievitazione, questo è il risultato del nostro impasto. Qui a fianco all'impasto vedete una piccola mattonella molto sottile di burro che ho preparato per la sfogliatura e delle gocce di cioccolato. I pesi del burro e del cioccolato li troverete anch'essi in info box sotto il video. Ora spolvero il banco perché dobbiamo rovesciarci l'impasto. È un impasto morbido e magnifico. Aiutiamoci con la farina in questa fase. Senza stressarlo troppo, dobbiamo schiacciarlo per realizzarci un quadrato. A questo punto apro il burro e lo metto al centro del mio quadrato che all'incirca misura 30 cm x 30.
Ora tiro gli angoli e li porto verso il centro, così. Poi li pizzico così con pollice e indice per sigillare l'impasto, che si sigilla con molta facilità in quanto è davvero morbido. Schiaccio. Col mattarello comincio così a fare pressione, prima dal centro verso l'alto e poi dal centro verso il basso. Questi movimenti mi aiuteranno a distribuire bene il burro all'interno dell'impasto. E adesso comincio a stendere l'impasto. Faccio fare all'impasto un quarto di giro e lo piego in due. Faccio di nuovo pressione. E stendo ancora. A questo punto prendo ancora l'impasto e gli faccio rifare un quarto di giro e piego così verso la metà e poi verso la metà. Spolveriamo la farina in eccesso e piego l'impasto. Ho fatto una piega a 4, vedete? Ora, prima di girare ancora, andiamo a distribuire le gocce di cioccolato. E adesso do di nuovo una piega a 4. E prima così con le mani facendo pressione, poi col mattarello stendo l'impasto per un'ultima volta prima di formare il pandoro. Facciamo fare all'impasto per l'ultima volta un quarto di giro e chiudiamo.
e a questo punto dobbiamo chiudere l'impasto per metterlo all'interno dello stampo. E noi siamo pronti. Io ho ben imburrato uno stampo classico da pandoro e mettiamo l'impasto all'interno. La chiusura deve stare in alto perché poi dopo la cottura diventerà la base del pandoro. Facciamo pressione spingendo l'impasto verso tutti gli angoli dello stampo. E ora copriamo con pellicola e lasciamo lievitare fino a che mancherà 1 centimetro dal bordo dello stampo. Dopo circa 3 ore siamo pronti per infornare il nostro pandoro. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità statica a 150 gradi e lascerò la funzione solo in basso. Nel caso non aveste il forno statico con funzione solo in basso, vi consiglio dopo i primi 20 minuti di cottura di coprire il pandoro con un foglio di carta da forno. Ecco il pandoro appena sfornato, l'ho tenuto in forno a 150 gradi statico per 60 minuti esatti. Ora, così bollente, dobbiamo immediatamente toglierlo dallo stampo. Direi che possiamo davvero accontentarci. Guardate che doratura che ha, perfetta. Ora questo pandoro va lasciato raffreddare, ma va lasciato raffreddare coperto da un panno morbido e pulito. Dopo il raffreddamento completo lo affetteremo e vedremo l'interno. È giunto il momento di tagliare il pandoro. Prima però di affettarlo dobbiamo spolverarlo con zucchero a velo. Io mi accontenterei così. Non serve coprire perché abbiamo ottenuto un punto di doratura davvero magnifico. E adesso tagliamo questo pandoro insieme. Guardate che cos'è. Magnifico è dir poco. Soffice, profumatissimo. Io vi invito davvero a prepararlo. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che il mio pandoro sfogliato al profumo d'arancia e gocce di cioccolato sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.